Rieccoci, come vedete quest'oggi, con un nuovo video e i nostri Sexual Magic Tarot. Ovviamente, dunque parleremo di amore, parleremo di attrazione, parleremo di erotismo e ovviamente parleremo di, come avrete già letto appunto dal titolo, una storia clandestina, nascosta, che voi avete con una persona impegnata, ma vogliamo chiedere a questi tarocchi se questa persona impegnata ha più paura di perdere voi o la moglie o la compagna ufficiale. Dunque cercheremo di capire questa persona cosa prova per ovviamente ciascuna delle due e ovviamente vogliamo cercare di capire quindi come agirà prossimamente e con voi e ovviamente con l'altra persona in maniera piuttosto dettagliata ovviamente. Questo video dunque sarà composto da due varianti, quindi prima variante cerchiamo di capire lui e voi, seconda variante lui e lei, per cercare appunto di capire e poi comparare ovviamente a fine video cosa ovviamente prova per voi e cosa prova per lei, quindi se ha più paura di perdere voi o se ha più paura di perdere l'altra donna. Cerchiamo anche di capire inoltre come lui vi vede e come lui vede lei, d'accordo? Quindi se ha più fiducia in voi o se si fida di più comunque della compagna ufficiale, anche per quanto concerne un'eventuale fedeltà. Dunque, direi che appunto possiamo iniziare a mescolare appunto il mazzo dei Sexual Magic Oracles. Dunque, per il principio di sincronicità, cerchiamo appunto di capire questa persona nei vostri confronti, cosa prova e ovviamente come agirà. Vediamo un po'. Perfetto, dunque, come vedete qui abbiamo le prime tre carte, allontaniamo momentaneamente appunto il resto del mazzo. Allora, queste prime tre carte rappresentano tre posizioni ovviamente ben distinte. Prima posizione, cerchiamo appunto di capire cosa lui prova per voi. Seconda posizione, cerchiamo di capire come lui vede voi, che immagine ha ad oggi lui di voi. Terza posizione, ultima carta estratta, posizione centrale, cerchiamo di capire come agirà, ovviamente in futuro comunque a seconda del valore dell'arcano estratto. Iniziamo dunque dalla prima carta, quindi cerchiamo di capire cosa lui possa provare, ovviamente per voi. E qui abbiamo l'asso di bastoni. Cosa prova? Ragazzi, allora, non in questo mazzo, ovviamente. In mazzi più tradizionali, diciamo, è iconograficamente evidente quanto l'asso di bastoni sia assolutamente aderente in qualsiasi forma fallica, d'accordo? Quindi rappresenta l'erotismo, rappresenta la virilità e rappresenta la sessualità, d'accordo? Quindi il potere dell'attrazione, il potere della passione, vedete il fuoco proprio della passione che lega due persone, due anime. Questa persona è tremendamente attratta da voi, cioè lo farebbe in ogni istante,
È la classica persona che obiettivamente quando pensa a voi non riesce a immaginarvi, diciamo, ecco, in una classica chiacchierata tra amici. Mm? Cioè, questa è una persona che abbina molto voi all'erotismo, però è un asso di bastoni, non è ad esempio la carta del diavolo. Cosa vuol dire? Che questa persona non vuole usarvi, tra virgolette, come semplicemente uno sfogo momentaneo ai suoi desideri, come ad esempio nel caso del diavolo. Nel caso dell'asso di bastoni, questa persona vede in voi anche un fuoco che arde per quanto concerne la sua emotività. Quindi questa persona in realtà prova anche dei sentimenti molto forti, che però rispetto per esempio al più casto asso di coppe sono partiti grazie, diciamo, ad un feeling erotico forte, cioè tra di voi è partito tutto, o almeno dal suo punto di vista, da un punto di vista di proprio mera attrazione fisica. Un'attrazione che lui non ha mai provato, evidentemente, perché è un asso. Quindi, sì, per carità, nella sua vita può aver desiderato altre donne, però evidentemente con voi è una sorta di unicum, cioè quello che prova a livello erotico e che ha provato a livello erotico per voi, effettivamente non lo ha mai provato con nessun'altra prima. Ok, da questo però è partito e si è agganciato un sentimento che sta crescendo perché, ripeto, è un asso. D'accordo? Quindi non è una persona che vuole usarvi semplicemente come l'amante, tra virgolette. Questa è una persona che sta iniziando a pensare a voi in maniera più costruttiva, bastoni. Quindi comunque una persona che vuole assolutamente continuare il rapporto, ma che vede voi anche come un nuovo inizio nella sua vita. Ovviamente ragazzi non solo da un punto di vista erotico, cioè ma anche da un punto di vista proprio sentimentale. Vuol costruire questa persona, non vuole fermarsi, perché sta iniziando a provare qualcosa di molto forte. In caso la vostra storia, per esempio, sia tenuta in piedi da molto tempo, voi potreste obiettare, beh, ma adesso questa persona si è accorta di amarmi o di volermi bene. Ragazzi, abbiamo tutti tempistiche differenti. Evidentemente questa persona prova dei sentimenti in maniera tardiva rispetto, per esempio, all'attrazione che invece per lui arriva prima ed è un elemento preponderante però, Quindi questa è una persona che sceglie le sue partner o i suoi partner in generale sempre partendo da una obbligatoria attrazione fisica. Se non c'è attrazione fisica, questo se ne va, D'accordo? Quindi per questa persona l'aggancio fisico è fondamentale, cioè lui si deve sentire complementare da un punto di vista erotico. Se no non prova niente questa persona, neanche da un punto di vista sentimentale. Evidentemente per lui, come per tantissime altre persone, non c'è niente di male, l'aspetto, diciamo, erotico ha una discreta importanza, cioè su un piatto della bilancia pesa, diciamo quel piatto, inerente ovviamente all'erotismo. Quindi vi vede chiaramente da un punto di vista fisico una donna molto bella, comunque una persona che fa parte appieno, al 100% dei suoi gusti. Per cui vedete, non smette proprio mai di desiderarvi questa persona. Assolutamente. Tra l'altro, l'asso di bastone è una carta che fa pensare ad una futura comunicazione, cioè pensa di scrivervi o cercarvi a breve. D'accordo? Quindi è un asso di bastoni, quindi nel giro di pochi giorni, poche settimane, questa persona vorrebbe rivedervi e ovviamente di nuovo star con voi. Questo sicuramente, ma perché vi desidera, cioè
ha bisogno, diciamo, del suo approvvigionamento, ma anche ha bisogno dell'approvvigionamento del cuore, non soltanto, ripeto, non stiamo parlando solo di Eros, Vediamo ora, ragazzi, in seconda posizione, invece, appunto, questa persona come vede voi nell'ambito del rapporto, cioè se si sente desiderato, cercato, voluto, o magari se in realtà non si fida tanto. Allora, 9 di pentacoli. Allora, il 9 di pentacoli è una carta che rimanda particolarmente, come potete vedere, ad una figura femminile molto indipendente, ad una figura femminile che spesso, vedete, è da trattenere perché in qualche modo tende un po' a sfuggirgli. Ora, o voi siete proprio così caratterialmente, oppure magari è una vostra tattica, una vostra strategia per evidentemente tenere legata questa persona molto di più a voi. Ecco, in caso sia una tattica è ben riuscita. In caso ovviamente vi venga naturale comportarvi in questo modo, fate comunque bene. In caso ovviamente voi non vi accorgiate di comportarvi in questo modo, ecco che lui invece vi vede così. Cioè voi potreste magari pensare di essere assolutamente abili nel dimostrargli la vostra presenza, fedeltà costante. In realtà o lui fraintende alcuni vostri comportamenti, che ci può stare ovviamente, oppure, ripeto, effettivamente questa persona ci ha visto giusto, cioè magari è proprio il vostro carattere. Cioè comunque vi sente sfuggente questa persona, molto autonome, molto indipendenti, perché il 9 di pentacoli è la carta del single per eccellenza, cioè della persona che vuol bastare a se stessa o comunque che in qualche modo non vuole, diciamo, sottostare troppo in maniera, diciamo, ecco, morbosa, giustamente, aggiungo io, ad un determinato rapporto. Cioè vi vede persone comunque molto libere, non libertine, attenzione, libere che è diverso, quindi non persone poco serie, persone che comunque amano la propria autonomia, che si amano, che si stimano e che quindi sanno ritagliarsi degli spazi del tutto personali. Quindi il 9 di pentacoli è una carta che ci parla in questo caso di chi sente a volte di dovervi riagganciare. Quindi è una carta che già risponde alla domanda della stesa. Paura di perdermi? Eh sì, perché vi vede come persone molto forti, molto autonome, molto indipendenti, che danno molto spazio a se stesse, non egoiste, però diciamo che comunque non disdegnano il dare spazio a se stesse, ovviamente. Quindi ha paura di perdervi, sì, perché teme che voi un giorno possiate fare a meno di lui. Tra l'altro, tutte le carte di grado nono parlano di abbondanza, quindi questa persona sa che voi potreste averne altri. Magari voi effettivamente avete un compagno, e ne è geloso, Comunque è una persona preoccupata, perché teme che voi un giorno possiate sfuggirgli di mano. Quindi sì, ha paura di perdervi. Ma, ripeto, o fraintende dei vostri comportamenti, oppure voi siete effettivamente così, o lo state facendo per tattica. Comunque sia, è utile questo comportamento, perché lo lasciate sempre un po' sul filo dell'incertezza e questo evidentemente lo sta legando molto di più a voi con questo asso di bastoni. Quindi vi vede delle donne molto forti e indipendenti, complimenti, perché 9 di pentacoli parla proprio di persone che sanno autodeterminarsi in maniera eccellente. Quindi ovviamente traspare in voi una determinazione molto molto importante, forte. Vediamo ora, ragazzi, in posizione invece centrale come si comporterà, come agirà questa persona nei vostri confronti, ovviamente nell'immediato futuro, comunque nelle tempistiche chiaramente definite dalla stesa. 2 di bastoni, allora deve organizzarsi, ok? Però ha intenzione assolutamente di chiamarvi e di contattarvi.
Quindi questa è assolutamente una persona che non vede l'ora, ma ragazzi ve l'ho detto con ovviamente l'asso di bastoni, non vede l'ora di rivedervi, non vede l'ora ovviamente di stare con voi e questa è una persona non vede l'ora di rivedervi, non vede l'ora di stare con voi, quindi questa è una persona che assolutamente vuole rivedervi e ovviamente vuole anche avere modo di in qualche modo, ecco, riabbracciarvi in maniera, diciamo, ecco, eroticamente sentita, Quindi questa è una persona che sicuramente conta di contattarvi e di rivedervi, 2 di bastoni, entro al massimo un paio di settimane. Quindi è una persona che conta di sentirvi comunque a breve e di vedervi, comunque l'incontro a breve. Ripeto però, il 2 di bastoni è una carta che parla di pianificazione e organizzazione, quindi questa persona deve valutare bene il come, il dove e il quando, perché evidentemente potrebbe esserci nei paraggi la compagna ufficiale o comunque deve evitare che in qualche modo lei possa magari scoprire qualcosa. Quindi è una carta di pianificazione, però volta ovviamente a qualcosa di pratico, perché parliamo di bastoni, quindi ad un incontro. È una carta però che parla anche di successo, quindi sicuramente avrete modo di rivedervi e avrete modo di stare insieme. Questo incontro sarà molto bello, ovviamente da un punto di vista erotico, perché non sarà, diciamo, votato unicamente all'erotismo, vedete, ma più ad uno stuzzicarsi, quindi ad uno stare vicini da un punto di vista anche molto dolce, tenero, ma nello stesso tempo sensuale. Quindi è chiaro che questa persona ha intenzione, comunque vi ripeto ragazzi, di vedervi a breve per poter anche approfondire questi sentimenti, queste emozioni che questa persona sente ovviamente dentro di sé, emozioni nascenti. Tra l'altro, il 2 dei bastoni, ragazzi, parla anche di una sorpresa, di una grande gioia inaspettata, quindi di meraviglia, di un'emozione molto forte che evidentemente voi proverete perché non vi aspetterete un incontro così, di questo tipo, e magari una persona così votata a voi. Cioè voi potreste sentire e vedere questa persona più spesso rispetto al passato. Quindi è una carta che parla di cambiamenti molto piacevoli. Ma è anche una carta, come tutte le carte di grado secondo, che parla di scelte e di cambiamenti. Quindi questa persona, ragazzi, ve l'avevo detto con l'asso di bastoni, pensa a voi e penserà a voi come anche una scelta, Questa persona sta riflettendo con la sua testolina, Quindi sta pensando al suo futuro, perché parliamo di bastoni, da un punto di vista concreto, pratico. Quindi questa persona potrebbe organizzare anche il suo futuro. Magari non ve ne parla, però sta pensando a qualcosa. Ha in testa scelte, decisioni. Perché voi, vi ripeto, gli piacete molto, poi ha paura di perdervi. Quindi evidentemente pensa come magari tenervi di più, ovviamente legate a sé. Mm? Però vi ripeto, sicuramente questa è una persona che dovrà pianificare, organizzarsi bene, ma che conta di vedervi presto e questo incontro ovviamente, ripeto, ci sarà, Quindi entro sicuramente al massimo un paio di settimane, 2 o 3 settimane al massimo, sicuramente qui c'è contatto e ovviamente incontro, ma anche perché ce l'ha già in mente, ve l'ho detto con l'asso di bastoni. Ma vedrete questa persona diversa, molto più attenta al dialogo, molto più portata ad aprirsi con voi. E questo vi piacerà molto. Vediamo ora, ragazzi, appunto come invece lui si rapporterà a lei. Quindi cerchiamo di capire allo stesso identico modo, con altrettante 3 carte, ovviamente nelle medesime posizioni, cosa prova per lei, ovviamente come agirà e così via. Quindi
per il principio di sincronicità, cerchiamo di capire come quest'uomo si comporterà, agirà e cosa prova e cosa pensa, ovviamente, di lei, della compagna ufficiale, moglie, fidanzata, che dir si voglia. Vediamo un po'. Dunque, mettiamo in posizione più defilate il resto del mazzo. Come avrete notato, mescolando le carte è caduta appunto una carta però coperta, di conseguenza le carte quando cadono coperte non vanno prese in considerazione proprio perché evidentemente non ha nulla da dirci, d'accordo? In caso invece fosse caduta scoperta, sì, evidentemente sì, l'avrei ovviamente presa in grande considerazione. Dunque, come vedete appunto qui abbiamo 3 carte, esattamente come nella fila superiore. Prima carta, prima posizione, cerchiamo quindi di capire lui che cosa ovviamente pensa e prova soprattutto per lei, per la compagna ufficiale. Seconda carta, cerchiamo di capire come la vede, che immagine ha di lei ad oggi, se si fida o meno. Ultima carta, posizione centrale, come agirà con lei, ovviamente a seconda delle tempistiche. Vediamo ora ragazzi dunque in prima posizione appunto che cosa lui prova realmente ovviamente per questa donna. E qui abbiamo l'8 di pentacoli. Allora, in realtà qui non abbiamo sentimenti. Non abbiamo sentimenti e obiettivamente, vedete, non c'è attrazione. Cioè, tra queste due persone, vedete, c'è freddezza. Quindi un atteggiamento, diciamo, portato anche dal comportamento di lei, che evidentemente è una donna molto dura, evidentemente una donna fredda, evidentemente una donna scostante. Guardate che enorme differenza proprio a livello iconografico tra quello che lui vive, prova per voi e quello che invece lui vive e prova per lei e con lei. Con voi vedete fuoco della passione, vicinanza, complicità, guardate una grande complicità di sguardi. Qui abbiamo due persone che non si guardano, che guardano avanti, ciascuno verso il proprio orizzonte. Quindi è una carta che a me trasmette tristezza, vuoto, distacco, perché è questo quello che c'è tra di loro. Lui ritiene di aver lottato tanto, vedete, lui ritiene di aver fatto tanto per lei, ritiene di aver sopportato tanto. L'8 di pentacoli è la carta di chi si tira sulle maniche e cerca di far di tutto per, quindi il loro rapporto evidentemente è già entrato in crisi precedentemente, in passato, ed è stato lui che ha tentato in tutti i modi di tener su questo rapporto. Voi direte, ma per amore? No, è un 8 di pentacoli. Non c'è amore tra queste due persone, non c'è nulla. Non c'è neanche desiderio fisico, vedete, lui non prova in qualche modo ad averla, a fermarla, a bloccarla come nel 9 di pentacoli nel vostro caso. Lui vuole semplicemente cercare, vedete, a volte di rabbonire questa donna, che evidentemente ha un atteggiamento, ripeto, molto duro, ma probabilmente anche molto aggressivo. Quindi lui cerca in qualche modo di tacitare momenti di tensione, quando la tensione arriva ai massimi livelli, proprio per evitare che la situazione economica Pentacoli degeneri.
Quindi quello che li tiene legati è l'aspetto materiale, i pentacoli. Tra di loro, vedete, non c'è più uno sguardo coeso. Queste due persone guardano ciascuno verso un futuro diverso, sono già separate queste due persone. E ripeto, lui in passato ha già tentato di salvare il rapporto, ma per denaro. Evidentemente però lei ha un atteggiamento talmente scostante e distruttivo che si fa fatica anche a tentare di salvare il salvabile. Quindi l'otto di pentacoli è una carta che parla di chi, per carità, può cercare magari ogni tanto di accontentarla, cioè magari di farle quel sorriso in più, ma ripeto, per cercare di tener buona questa donna. Tra l'altro, in questo mazzo, l'otto di pentacoli ha proprio come parola chiave l'indifferenza. Vi ho già detto tutto, ok? Quindi non c'è nulla. Lui non prova nulla per lei. Terribile questo rapporto, mamma mia. Allora, vediamo ora invece, ragazzi, in questa terza posizione, appunto, lui come vede lei, anche se abbiamo già ovviamente capito qualcosa del rapporto tra queste due persone. Ragazzi, regina di spade, mamma mia. Allora, questo lo conferma. Allora, innanzitutto è una donna cattivella, ma è una donna molto vendicativa, è una donna rancorosa, è una donna temibile. Ribadisco il concetto dell'essere molto fredda, vedete, cioè lei proprio non... È una sorta di carceriere, perché la regina di spade è comunque una donna molto gelosa, molto, tanto gelosa, sino a dei livelli ovviamente anche patologici, e questo chiaramente non va bene. È una donna ovviamente anche particolarmente poco disponibile a scendere a compromessi, dittatore sta donna, e ha un carattere, ripeto, molto freddo, che non ama le effusioni d'amore, non ama l'erotismo e soprattutto è una persona, vedete, che tende a ferire le altre persone, spilli nel cuore. Quindi è una persona che lui sa potrebbe in futuro causargli problemi per cattiveria, con volontà. Quindi è una donna molto vendicativa, ripeto, ed è una donna capace dal suo punto di vista ovviamente di tutto. Quindi ha un animo questa donna proprio da megera. Tra l'altro la regina di spade non è mai una donna particolarmente sensuale o bella. Quindi evidentemente anche in questo caso guardate che enorme differenza. Voi siete la donna che lui vuole, che deve trattenere perché ha paura di perdervi. Lei la perderebbe assolutamente di buon grado, anche sin da subito. Però ha paura di lei, non perché ha paura di perderla, ma perché ha paura di ciò che lei potrebbe fare. Mamma mia, regina di spade in questa posizione fa venire i brividi, quindi è proprio una donna cattiva, cioè lui la vede come una donna cattiva. Ne dà una lettura pessima. Tra l'altro, la regina di spade è una donna che per carità in passato può aver anche già sofferto, però non ha imparato niente dalla sofferenza, cioè anzi la sofferenza del passato l'ha resa ancora più cattiva, ancora più, diciamo, indifferente nei confronti dell'amore, nei confronti delle emozioni positive, belle. Quindi è una donna che si è indurita molto nel tempo e che, ripeto, non ha imparato proprio niente dalla sofferenza. D'accordo? Quindi lui ha quasi paura di lei, non ha paura di perdere lei, ha paura di quello che lei potrebbe fare. Quindi siamo su due piani totalmente diversi, La vede come una sorta di megera. Quindi una donna molto molto pericolosa, Tra l'altro una donna che controlla
e che potrebbe anche farlo controllare, vedete, da amici, parenti, conoscenti. Quindi questa è una donna che evidentemente o ha in mano il bilancio familiare da un punto di vista economico, o sa su cosa evidentemente far leva, ricattarlo se vogliamo, no? E come vendicarsi in caso lui la lasci. Quindi lui la teme, perché sa che è cattiva, sa che è vendicativa questa donna. Vediamo ora, ragazzi, in posizione invece appunto centrale, come lui agirà con questa donna, ovviamente nell'immediato futuro, la luna. Allora, ragazzi, che lui nell'immediato futuro pensi di lasciarla, la risposta è sì. Cioè, su questo non ci piove. La vuol lasciare? Sì. Vuole allontanarsi da lei? Sì. Ma, ripeto, ci sono delle questioni su cui la regina di spade potrebbe far leva, pentacoli, generalmente qualcosa legato al denaro o anche ad un'abitazione, una casa, una società, degli immobili, cioè qualcosa legato all'aspetto materiale del loro nucleo familiare, del loro stare insieme. Ecco che obiettivamente questa persona e in qualche modo deve ancora purtroppo temporeggiare, perché ovviamente teme che questa donna possa in qualche modo far cadere la sua mannaia e quindi combinarne una bella grossa. Quindi la luna, ragazzi, è una carta che parla di incontri nascosti e tradimento. Ecco perché il 2 di bastoni, ora si capisce perché in qualche modo lui sta temporeggiando, deve pianificare, perché evidentemente lei lo sta controllando molto di più, ragazzi, in questo periodo, Ve l'avevo detto che evidentemente deve avercela attorno, confermo, ve l'ho detto, la regina di spade potrebbe anche farlo spiare da terze persone, sta donna è matta, cioè è proprio qualcosa di incredibile. E ovviamente la luna rappresenta chiaramente qualcosa che si deve fare di nascosto per proteggere un bene superiore, cioè quello che lui prova per voi e il vostro rapporto. Quindi la luna parla ancora per i prossimi mesi, purtroppo, del dover temporeggiare e chiaramente del doversi sacrificare, cioè questa persona dovrà ancora per un po' di tempo rimanere con questa benedetta signora, con questa regina di spade. Ma, ripeto, lo farà unicamente perché la teme e perché lei lo sta controllando di più e potrebbe ricattarlo economicamente. In caso vi vengano dei dubbi, cosa prova lui per lei? L'indifferenza, ricordatevi, la carta dell'indifferenza per i Sexual Magic Tarot. 8 di denari. La vede come una megera terribile, come un carceriere, vendicativo e senza scrupoli. Cosa farà con lei? La luna la tradirà, continuerà a tenere per un po' il piede in due scarpe, cercando di proteggere voi e il vostro rapporto, perché ovviamente lui ha paura di qualsiasi azione possa compiere questa donna, perché obiettivamente è una donna vendicativa, cattiva e disposta a tutto. Almeno lui la vede così. D'accordo? Quindi lo spaventa o comunque, ragazzi, semplicemente lo ricatta, cioè c'è qualcosa su cui lei sa che può far leva. Cioè magari per voi potrebbe sembrare una banalità, invece magari per lui è qualcosa di importante. Poi ciascuno di noi chiaramente dà peso alle cose in maniera differente. Magari per voi potrebbe essere qualcosa di poco conto, che però invece magari lui la vive molto male. E comunque riesce in qualche modo lei a tenerlo ancora, diciamo, legato. Però qui non c'è nulla fra di loro e questa situazione degenererà prima o poi, perché la luna, il 18° arcano maggiore, è seguito dal 19°, il sole. Quindi prima o poi la situazione arriverà alla luce del sole. Cioè, questa donna, sì, va bene, può fare quel che vuole, però fino a un certo punto, perché poi prima o poi, ragazzi, voglio dire, le magagne vengono fuori.
d'accordo? Quindi e anche la cattiveria, ragazzi, non ha molta strada, non fa sì, all'inizio può crear problemi, è vero, può far danni, però ragazzi non fa strada la cattiveria. Questo ve lo garantisco, okay? Quindi è chiaro che la carta della luna, sì, va bene, parla comunque di un tradirla e di un dover continuare a proteggere il vostro rapporto, però ragazzi è anche vero che comunque è una situazione che si andrà appianando e che arriverà alla luce del sole, d'accordo? Tra l'altro, ragazzi, la luna è una carta che parla anche di nuovo di gelosia, quindi lei potrebbe fargli scenate di gelosia, assolutamente. Incomprensioni, grosse discussioni e situazioni di confusione. Quindi sicuramente tra di loro, ci saranno settimane e mesi duri. Mh? Ripeto, è una carta che parla di atteggiamenti meschini, sotterfugi, ma anche ricatti subiti, minacce. Cioè, in qualche modo questa donna mostrerà tutto il suo lato negativo, tutta la sua cattiveria. D'accordo? Quindi lui dovrà per forza agire di nascosto. Sicuramente è una carta che ci parla, ripeto, di disordine quindi. Di un momento molto difficile tra di loro, di doppiezza, che lui avrà perché lui comunque continuerà a frequentare voi. Guardate anche da un punto di vista cromatico, che differenza tra le due stese. Qui prevale il rosso, il giallo, quindi i colori dell'amore e della passione. Qui colori molto scuri, il blu, il nero, il viola. Quindi comunque tra queste due persone ci sarà un'oscurità molto profonda. Le carte ovviamente, ragazzi, gli arcani sono disegnati e colorati anche in maniera simbolica, in modo da aiutarci a riportare a maggior visibilità il significato e l'atmosfera legata ovviamente ad un arcano. Quindi è importante notare anche questo degli arcani in una stesa tarologica. Qui c'è tanta oscurità, con voi si arriverà, cosa ho detto, al sole. Infatti qui c'è molta luce, la luce del sentimento reale e soprattutto di una forte attrazione. Però, vi ripeto, quest'uomo ancora deve portar pazienza, La luna ha tempistiche medio-lunghe, quindi sicuramente stiamo parlando di diversi mesi. D'accordo? Quindi sicuramente questa persona dovrà ancora temporeggiare prima di distaccarsi definitivamente da questa donna, vivendo il vostro rapporto in maniera, vi ripeto, da proteggerlo il più possibile, ma non rinunciandovi. Quindi comunque una carta molto bella, che parla sicuramente di un bellissimo rapporto fra di voi. Dunque, ragazzi, come sempre ovviamente questa stesa termina qui. Una stesa direi assolutamente, ovviamente molto chiara, con una differenza abissale tra voi e ovviamente l'altra donna. Una situazione ovviamente, ripeto, da portare un po' per le lunghe, che si porterà un po' per le lunghe, perché questa regina di spade, ripeto, tra sceneggiate, capricci, dispetti, situazioni di ogni genere, comunque tenderà ancora, diciamo, a tenere legato a sé quest'uomo, però vi ripeto, poi la situazione andrà in qualche modo svolgendosi in maniera molto positiva per voi ovviamente e per lui, però l'attesa, devo essere sincera, c'è con la carta della luna, quindi continuerete a vedervi molto probabilmente molto più spesso del passato, con una pianificazione più attenta da parte di lui, perché qui abbiamo la regina di spade che gli sta addosso evidentemente in questo periodo, deve aver fiutato qualcosa, perché vi ripeto che qui ci sono anche in previsione delle sceneggiate di gelosia, quindi un accentuato controllo, però comunque sia è chiaro che tra di voi e questa persona la situazione è nettamente diversa e sarà ovviamente nettamente diversa, d'accordo? Ricordate la carta dell'indifferenza nei confronti di lei, e questo bellissimo asso di bastone invece
nei vostri riguardi, d'accordo? Dunque ragazzi, appunto questa stesa termina qui. Come sempre mi raccomando, nel frattempo voi forza, determinazione, mettetevi come priorità e ovviamente buon percorso karmico e a presto.